Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, anche ascendente Ariete, anche Luna e Venere in Ariete, soprattutto per la parte riguardante i sentimenti e le emozioni. Andiamo a vedere come questo mese di luglio aprirà le porte del tuo portale di prosperità, bellezza e abbondanza. Ti invito a fare il rituale dei 7 giorni del portale di luglio, perché come il gesto rituale, come facciamo ogni mese, questa volta come gesto rituale, il rituale della prosperità ti permette di accedere alla cooperazione con gli dei, con le forze che ti abitano e di attivare la forza della preveggenza, no? Quindi per renderci autonomi rispetto alla creazione del nostro destino e non avere quella cosa passiva che ci fa soltanto renderci vittime del nostro destino, che comunque stiamo co-creando in modo inconsapevole. Quindi andremo a vedere oggi, in merito anche a quello che è emerso, sta emergendo o emergerà se è la prima volta che fai il rituale, cosa ci diranno gli spiriti e le forze in merito a questo. Una struttura di sette porte oggi per andare a vedere la tua meravigliosa creazione di vita. Allora, mi metto il mio schemino qui e partiamo dai tarocchi e dagli oracoli. Chiedo al mio amante mistico, al mio spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità, visione e potere. L'energia generale del mese. Iniziamo con la prima porta. Cosa si muove nel tuo mese di luglio? Quali energie potrebbero manifestarsi nella tua vita in merito agli incontri, decisioni, opportunità, chiusure, collaborazioni, rallentamenti? Mettiamo 3 tarocchi, 1, 2, 3 e poi un oracolo di questi. L'energia generale del mese, cosa si muove nel tuo mese e quali energie potrebbero manifestarsi. Allora, cosa si muove nel tuo mese, Ariete? La morte, bellissimo, un cambio radicale, una trasformazione radicale c'è con la morte. Qua abbiamo una bellissima, il bruco che diventa farfalla, no? Emergi, c'è una trasformazione radicale, chiusura di un po' di roba pesante e spicchi il volo. C'è la morte con questa meravigliosa carta della farfalla, è proprio è simbolico, no? Potresti vedere tante farfalle nel mese di luglio che stanno a simboleggiare questa tua trasformazione potente. Vediamo cos'altro. E qua abbiamo l'appeso che mi parla di cambio di prospettiva. È un mese di gestazione qua, Cioè, tu, non so se hai visto il film Matrix, sicuramente l'avrai visto. Sai quando Neo, il protagonista, viene trasformato nella consapevolezza, no? Che ci vogliono un po' di giorni per adattarsi a questa nuova consapevolezza, no? E l'appeso è un cambio radicale. Qua in questo mese abbandoni il controllo sugli eventi, cioè il cambio radicale che arriva. L'appeso mi parla di lasciare andare il controllo della mente. Questo è il cambio di prospettiva su come devono andare gli eventi, come dovrebbero essere, cosa dovrebbero fare. No, è proprio un abbandonare il controllo sugli eventi. Questo è il cambio che arriva. E poi, wow, regina di bastoni, che te lo dico a fare, dai. E poi ti vedo piena di bellezza, energia erotica, magnetica, procreativa, ti vedo molto seguita o molto seguito, ti vedo piena di entusiasmo per qualcosa che hai creato o per qualcosa che creerai. Questo è il mese della grande rivoluzione dell'anno per te, grande rivoluzione dell'anno, è qui che arriva il cambio straordinario, perché è come se vedessi, no, entrassi nel mese con questa necessità di emergere, come diceva Adler, l'anima ha una grande aspirazione ad emergere, dal bruco si trasforma in farfalla, leggera, no? Va di fiore in fiore, nel senso
abbandona il controllo alla vita, c'è un momento di gestazione in questo mese o di cambio di prospettiva, abbandonare il controllo su come si fa questa nuova vita, no? Perché è proprio una nuova vita. La regina di bastoni, guarda come guarda compiaciuta lui, guarda compiaciuta questa carta, cioè ehm, lei, la regina dei bastoni, circa a fine mese in poi, è proprio un compiacimento di aver abbandonato il controllo, perché ha potere, visione, fama, piena di energia creativa, erotica, che significa procreativa con gli eventi, no? È proprio il rituale dei 7 giorni che state facendo o potete iniziare a fare. È bellissimo. È bellissimo. Vediamo l'oracolo cosa dice. Wow! Edonista, guarda come stai. Cioè, godi proprio, godi, ti sentirai qua come se fosse uscito il 9 di coppe e la stella insieme. E tu ispirerai l'energia creativa negli altri perché hai tantissima energia creativa. O hai fatto una creazione o crei qualcosa. Dentro di te si è creata una nuova identità, però più vasta e quindi con molte più possibilità e godrai delle cose buone della vita, celebrerai la bellezza che c'è in te. Allora, questo è il mese della grande bellezza, la grande bellezza che da te promana fino all'esterno. È un mese di grande godimento, soprattutto a fine mese in poi, perché qua c'è la preparazione a questo godimento della serie, ma come si fa? No? Sei appena nato, appena nato. E qui ci sono tante opportunità in questo mese. Superata la soglia della trasformazione, quindi quando riconosci chi sei, samasati, ricorda chi sei, e allora qua c'è proprio cioè questa lettura mi sta dicendo in questo mese tu impari a godere, quando impari a godere si genera prosperità. No, si genera prosperità, bellissimo. Andiamo a vedere qual è il tema evolutivo del mese, cioè che cosa desidera nascere attraverso di te in questo mese, quale potenziale sta cercando di emergere. Mettiamo qua due carte, un oracolo, quale potenziale sta cercando di emergere. Mettiamo una, due e poi ci mettiamo, quale oracolo ci mettiamo? Mettiamoci sempre questi rossi, va? Quale potenziale sta cercando di emergere? Cinque di coppe, la bilancia, cioè la giustizia, vendicatore, ricevi giustizia divina, il potenziale che sta cercando di emergere e di mettere le cose a posto nella tua vita alleandoti alla dea della dolce tristezza o dell'abbandono. Non so se lo stai già facendo, però ti sei già io credo che tu ti sia già alleata, o alleato, eccole. Guarda, vedi, desiderio di equilibrare il bilanciamento della giustizia, è uscita la carta della giustizia. Rettitudine in nome della società e del suo proprio e di ciò che comportarsi perfettamente in base ai propri potenziali, e questo è il senso di questa carta. Quindi il tema evolutivo del mese, ti potresti trovare a che fare con sensazioni di magari inizio del mese, di abbandono di una vecchia identità, no? E quindi il 5 di coppe, abbandono della vecchia identità, è come se fossimo un po' più che nostalgici, o situazioni che ci danno un po' di dolce tristezza all'inizio mese, perché qua stai cambiando, no? E, e la giustizia cosa desidera nascere attraverso di te in questo mese? Quale potenziale sta cercando di emergere? È quello di prendere la retta via. La retta via è quella di godere. Cioè, sai che cos'è questa parte? È proprio il passaggio dall'essere vittime di una perdita o delle perdite all'essere artefici di un nuovo equilibrio. Quindi
la perdita la trasformi in saggezza, perché il 5 di coppe ci parla di qualcosa che potrebbe averti lasciata o lasciato una sensazione di mancanza, no? Di malinconia. Però nella prospettiva immaginale, questa emozione è una presenza che desidera collaborare con te. Molti di voi hanno già fatto questo passaggio, perché forse per molto tempo hai guardato quello che non è andato come speravi, no? E invece luglio ti dice: è arrivato il momento di guardare ciò che è rimasto, ciò che è ancora vivo e ciò che desidera rinascere attraverso di te. Qua c'è un campo di girasoli bellissimo. E la giustizia è un riallineamento di questo, cioè diventare una persona che non reagisce agli eventi ma che collabora con essi. E la carta dell'oracolo te lo conferma. Luglio ti invita a ritrovare l'equilibrio, a onorare ciò in cui credi e a vivere in maggiore allineamento con la tua verità. Quindi la domanda è questa, cioè la domanda che ti voglio fare è questa: in quale ambito della tua vita stai cercando di forzare qualcosa quando invece la vita ti sta chiedendo di riequilibrarlo? Perché il potenziale che sta nascendo non è la perfezione, è la maturità interiore, cioè la capacità di dire: scelgo di non essere più governata dalla mancanza, ma dalla coerenza con ciò che sono. E tu sei una maga, un mago qua. Quindi l'emozione che ti attraversa non è lì per trattenerti nel passato, è lì per accompagnarti verso una versione di te più allineata alla tua missione. E quindi la parola chiave per te in questo mese io credo che sia proprio il riallineamento, non costruire di più, ma riallineare quello che conta davvero. Sì. Adesso andiamo a vedere lavoro, denaro, missione. Cosa potrebbe muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro e come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione. Ricordando sempre che il denaro è una conseguenza del modo in cui stai offrendo i tuoi talenti alla vita. Qua tu offri molta bellezza in questo mese, creatività. Allora, qua mettiamo 3 tarocchi e un oracolo, lavoro, denaro, missione. Mettiamo 1, 2, 3 e ci mettiamo queste. Lavoro, denaro, missione. Vediamo. 3 di spade, qua c'è una chiusura o un dolore che hai percepito nell'ambito lavorativo. Gli amanti, la grande scelta. Wow, asso di bastoni, c'è un nuovo inizio nel lavoro dopo una chiusura. Allora, c'è un nuovo inizio nel lavoro dopo la chiusura. Vediamo il... Sì, selvatica e meravigliosa. Selvatico e meraviglioso, salvaje e meraviglioso. Perché ti infuochi nei limiti e nel realismo? Gli avanzamenti e i miracoli non si realizzano, non richiedono una spiegazione lineare e nemmeno un metodo. La magia è inesplicabile, illogica e occorre, cioè arriva in ogni giorno, no? Cioè ti chiedono di essere selvaggia o selvaggio, cioè non pensare che la magia arrivi con la logica. La magia accade ogni giorno, soltanto che la logica non te la fa vedere. È qua come se tu ti togliessi la benda dagli occhi. Perché rispetto alla domanda cosa può muoversi concretamente nel lavoro e nel denaro, come collaborare con queste energie affinché sostengano la tua missione, devi essere selvaggia, devi credere all'impossibile, perché ci sono nuove opportunità da cogliere, devi fare la scelta di credere in questo. Perché il 3 di spade mi parla di una chiusura in ambito lavorativo, qualcosa che ti può aver deluso o fatto male, o la fine di un ciclo a livello lavorativo, no? Ecco, e qua c'è invece un'opportunità nuova che ti... E come collaborare con questa opportunità nuova affinché tu possa far emergere il tuo potenziale e quindi la prosperità di conseguenza? Essendo selvaggia, selvaggio. Cioè non ti devi infuocare nei limiti o nel realismo o nella razionalità,
Ehm, perché il punto è che i miracoli non seguono la logica. Cioè, siccome ti ho detto che il denaro è una conseguenza del modo in cui stai offrendo i tuoi talenti alla vita, il tuo talento alla vita in questo caso è essere selvaggio, meraviglioso, istintivo, in questo modo generi prosperità. Queste carte mi stanno dicendo che tu uscirai da una ferita, sceglierai con il cuore e riaccendi il fuoco della tua missione, perché riaccendi il fuoco della passione. Quindi, ma concretamente cosa si può verificare? Nel lavoro e nel denaro, ehm, allora, luglio può richiederti di smettere di costruire il tuo lavoro partendo da una vecchia ferita. Perché il Tre di Spade non mi parla necessariamente di un dolore attuale, ma di una convinzione che forse ti accompagna da tempo. Ricordiamo, sta sotto la morte, no? Cosa che stai lasciando andare. Cioè una parte di te potrebbe aver eh, pensato, devo faticare moltissimo per meritare, oppure devo controllare tutto finché le cose funzionino, oppure se mi espongo potrei essere delusa. Invece luglio ti dice questa modalità qua non ti serve più, perché subito dopo ci sono gli amanti che mi parlano di una scelta, cioè una scelta di allineamento. Quindi la vita ti metterà davanti a una decisione importante e potresti dover scegliere tra ciò che è sicuro, tra ciò che è invece autentico, tra ciò che è abitudine e ciò che invece è vivo dentro di te. E il consiglio è questo: scegli ciò che ti fa sentire viva o vivo, non quello che ti tiene semplicemente al sicuro. Selvaggio, guarda più di questa carta, perché io qua vedo che arriveranno idee, nuove idee, intuizioni, progetti o collaborazioni oppure una nuova motivazione. Però ti dico una cosa, questa energia dell'asso di bastoni non va forzata, va proprio accompagnata. E infatti l'oracolo ti dice non cercare di spiegare tutto con la mente. Non tutti i progressi seguono una logica lineare. La vita qua ti sta chiedendo di fare un passo senza avere tutte le risposte. Perché la magia arriva proprio quando smetti di pretendere di controllare ogni dettaglio e arriva. Quindi il denaro in questo mese non sembra arrivare da uno sforzo maggiore, sembra arrivare da una maggiore autenticità, selvaggio. Perché quando smetti di irrigidirti e torni a essere creativa o creativo, disponibile e viva, allora tutto si muove. Quindi la domanda qua è: dov'è che stai cercando di controllare la vita invece di collaborare con la vita? Perché il tuo compito questo mese non è dimostrare quanto vali, è ricordarti che il tuo valore esiste già e la tua missione a luglio sarà proprio questa, cioè passare dalla sopravvivenza alla creazione. Non devi costruire il tuo futuro a partire dalla ferita, devi costruirlo a partire dal fuoco che vuole nascere e rinascere dentro di te. Quindi il denaro non sarà una ricompensa per il tuo fare, sarà una conseguenza del modo in cui tu sceglierai di offrire i tuoi talenti selvaggi e meravigliosi alla vita. Va bene? Non so se state facendo il viaggio erotico negli arcani, il corso che è qui sul canale. Però chiunque fosse interessato è qui sul canale alla dicitura corsi, va bene? Oppure se vuoi fare il viaggio dell'eroe realizza a mezzo dell'estasi sciamanica un obiettivo in particolare. Sotto all'info box trovi il sito web dove potersi iscrivere, va bene? Perché qua è necessario risvegliare l'energia erotica, quindi o lo fai con un cammino esperienziale proprio a livello profondo di natura come spiritualità proprio incarnata. Il viaggio dell'eroe è stupendo, è radicato e tutte le persone che l'hanno fatto hanno trovato dei grandissimi benefici e risultati in questo, quindi se lo vuoi fare sta qua sotto. Il viaggio erotico negli arcani invece lo trovi sul canale. Vediamo l'ombra del mese qual è? Cioè quale emozione sta cercando di raggiungerti? Qual è la forza con cui allearti? Mettiamo una carta di tarocchi e qua ci mettiamo invece una carta dei Sefirion come oracolo. Aspetta. Allora.
mettiamoci 1, 2, 3. Vediamo quale carta esce di queste. Non le farò magari uguali per tutti i segni zodiacali. Vediamo, allora. L'ombra del mese, quale emozione sta cercando di raggiungerti? La forza con cui allearti. Ok, il regno delle ombre siamo. Andiamo a mettere una carta del regno delle ombre. L'ombra del mese, quale emozione sta cercando di raggiungerti? Allora, vediamo questa. L'asso di spade, la chiarezza, la consapevolezza, il prendere una decisione. L'uovo, prendi la decisione di coltivare questa tua selvatichezza interna. Liberati dalle prigioni e immagina il tuo universo. Io non parlerei proprio di ombra qua, Cioè, non parlo proprio di ombra come qualcosa di pesante, perché tu hai già avuto una prima parte molto trasformativa e la prima carta è la morte. Parlerei più che altro di forza addormentata che vuole essere liberata dentro di te in questo mese. Quindi è come se proprio questa verità vuole emergere per liberarti. Cioè qua mi dice che le prigioni sono le idee che abbiamo costruito su noi stessi. L'asso di spade libera queste idee della falsa identità, dei falsi miti, mi spiego. Quindi l'asso di spade arriva proprio per questo, per tagliare, per fare chiarezza, per riportarti all'essenziale. È come se la domanda che ti voglio fare è: quale storia continui a raccontarti e che forse non ti appartiene più? Perché l'uovo non rappresenta qualcosa che devi cercare fuori di te, ma rappresenta qualcosa che è già presente e desidera schiudersi dentro di te. Quindi è il mese in cui togliere ciò che appesantisce, togliere ciò che limita, perché ogni volta che lasci cadere una convinzione che non ti appartiene più, stai cercando spazio per una nuova nascita. Forse l'ombra qua è il timore di vedere una verità che hai già intuito da tempo, perché a volte la chiarezza fa un po' di paura, ma la mente razionale fa paura. Quindi la chiarezza qua non viene per toglierti qualcosa, viene per restituirti energia. Quindi la forza con cui sei invitata ad allearti qua è il discernimento, cioè la capacità di riconoscere ciò che è vivo dentro di te, asso di bastoni, regina di bastoni, da ciò che invece è soltanto abitudine. Perché la mente ama il conosciuto, l'anima ama ciò che invece non conosce, l'esperienza, la novità, ciò che desidera nascere. Quindi non sei qui per difendere la persona che sei stata o sei stato, ma sei qui per dare spazio alla persona che vuole nascere. Cioè l'Ariete, stavo dicendo, luglio per il segno dell'Ariete non chiede di lottare di più, ti chiede di pensare meno e sentirti più selvatica, ok? O selvatico. Vediamo qual è il messaggio dell'amante mistico. A questo punto metto un oracolo di questi. Quale messaggio desidera darti l'amante mistico? Un oracolo di questi e poi un oracolo di questi. Messaggio dell'amante mistico. Il corvo, è la verità il corvo, 13, 13, la morte. Non aver paura di dissolverti, di disperdere questa vecchia identità. Il corvo ti dice: di la verità, sii autentica, autentico, non aver paura di questa verità tua che già la conosci, secondo me. Io ti guido, io sono con te, ti sta dicendo l'amante mistico, lo spirito guida. Di la verità, io sono con te. E quindi vediamo qual è l'altro oracolo
la dispersione. Prendo le cose de una in una in me centro il momento presente, me le saco le mi sdudas, si todos mi miedos se dissipan, encuentro la paz e mi vida. Allora, non so se stai facendo il viaggio erotico negli arcani, prendi la spada che trovi nel rituale del mago, che trovi sempre sul corso qui sul canale, e abbatti tutti gli ostacoli che ti impediscono di far emergere la tua essenza, va bene? Non è uscito il mago qui, ma qua c'è l'asso di spade, come se fosse, no? La spada del mago, perché il tuo amante mistico ti sta dicendo: con la spada tu elimini tutti gli ostacoli e i dubbi che ti impediscono di osare, di essere selvatica, selvatico. Allora abbi il coraggio di distruggere questa identità che è falsa, che sono tutti i dubbi che hai su di te, tutti non solo su di te, le paure. Dissipa queste paure di essere nella verità, distruggi tutto e vai incontro a questa selvatichezza, perché c'è una grande riuscita in questo mese, soprattutto a partire dal 20-22 in poi, va bene? Grande, grandissima riuscita in questo mese. E nel frattempo, come gesto rituale, cosa fare a livello proprio rituale in questi giorni di luglio, per collaborare con tutte queste energie. Se non hai ancora iniziato il rituale dei 7 giorni del portale di luglio, ti invito a farlo, perché questo video è il naturale proseguimento, va bene? Il naturale proseguimento. Ora andiamo a vedere qual è la disposizione interiore che ti permetterà di collaborare con quello che luglio desidera far nascere dentro di te, cioè quale chiave interiore ti permetterà di realizzare il tuo potenziale in questo mese. Allora, mettiamoci le carte della Dea. La disposizione interiore che ti permetterà di collaborare con quello che luglio desidera far nascere dentro di te. Cioè, sei molto magnetico qua, gli altri ti vedono proprio forte. La conoscenza iniziatica, quale la disposizione interiore e la conoscenza. Allora, mi rendo disponibile a collaborare con la vita. La conoscenza non è la conoscenza intellettuale, è la conoscenza esperienziale, quando fai esperienza degli eventi non subendoli ma cooperandoci. E quando tu pronunci il mantra mi rendo disponibile alla vita, tu stai cooperando. Quindi la disposizione interiore in questo caso è proprio: mi rendo disponibile alla vita a mezzo della mia conoscenza che ho già avuto grazie al percorso spirituale che sto facendo, alla consapevolezza avuta anche se faccio un percorso filosofico, che sia filosofico o spirituale, l'importante è che sia esperienziale. Mi rendo disponibile a questo e faccio conoscenza del vero, del reale, a mezzo delle emozioni. Cioè sto imparando come se fossi la disposizione interiore è tutto ciò che mi arriva, è iniziatico, è iniziazione, è puro apprendimento, quindi è puro apprendimento. E qui è uscita la carta della selvatichezza, della donna selvaggia, dell'uomo selvaggio, quindi la donna selvaggia, l'uomo selvaggio non ha paura. Cioè, perché essendo legata il primo chakra, la donna selvaggia, l'uomo selvaggio, è in stretta relazione con la terra, no? La terra ti dà forza, la terra ti dà radicamento, la terra, ecco perché vi consiglio o il viaggio erotico negli arcani che c'è già sul canale, o il viaggio dell'eroe nelle masterclass, perché ti dà proprio la conoscenza esperienziale. Ed è una lettura di grande successo. E adesso lo volevo fare prima, però ho seguito un'altra impostazione. Andiamo a vedere che cosa potrebbe manifestarsi nell'amore in questo mese e quale relazione desidera evolvere attraverso di te. Vediamo, mettiamo 3 tarocchi e un oracolo.
Cosa relazioni, amore? Aspetta, prendo prima questi oracoli che mi stanno guardando. Così li mettiamo qua. Cosa accade nell'amore? Cosa potrebbe manifestarsi nell'amore e quale relazione desidera evolvere attraverso di te? Beh, qua c'è un 9 di coppe, è la soddisfazione personale, 3 di coppe, qua ci sono proprio incontri belli, 8 di spade. Magari per le ragazze singole, ragazzi singoli, io vedo stanno bene come state. Vi vedo molto entusiaste, oppure state già con qualcuno. Vedo celebrazioni, incontri, e poi l'otto di spade è come se ti chiedesse, è un po' il succo di tutta la lettura, esci fuori da questa mente, dalle paure e goditi giorno per giorno la cosa. Quindi qua vedo assolutamente amicizie, nuovi incontri, ilarità, gioco, sensualità, per un benessere tuo ritrovato. Io in 9 di coppe vedo che tu stai bene, magari sei in relazione con l'amante mistico, anche nel tuo invisibile, no? E qua vedo gli incontri col 3 di coppe e l'8 di spade mi racconta di un momento che ci può essere anche a fine mese di frizione, laddove ti puoi sentire un po' frustrata, un po' frustrato per alcune paure, ma sono solo mentali. Ricorda che qua tu sei un edonista e gli altri ti vedono, lo sapevo già con la prima carta, una persona godereccia che sa godere, porti questo insegnamento ed è bellissimo, no? Vediamo un po' l'oracolo cosa ti dice. Magari puoi incontrare una persona predisposta alla leggerezza, alla libertà e magari tu sei abituata a vecchi schemi e quindi ti preoccupa un po' la leggerezza di questa persona. La leggerezza è vita, ragazze mie ragazzi, è da lì che si creano gli imperi dell'amore. Quindi vedi un po' dove ti risuona questo. Vediamo un po' cosa dice questo oracolo sull'amore. La vita è in comune. Qua c'è vita in comune insieme a qualcuno. Però voglio mettere un altro oracolo qua sopra, questi dell'Antonella. La riflessione. Potresti decidere se continuare ad avere la vita in comune con qualcuno o iniziare la vita in comune con qualcuno e potresti sentirti a fine mese un po' bloccata, magari conosci questa persona all'interno di un gruppo di amici o ci stai già insieme. La riflessione della vita in comune ti può arrivare a fine mese perché magari una persona è molto più concentrata sul suo benessere personale e tu la recepisci in modo sbagliato. Perché qua vedo soprattutto i primi giorni, no? I primi 15 giorni di luglio, che ti sentirai molto aperta verso gli altri, uscirai di più, condividerai il tuo tempo, ti concederai con un po' di serenità, no? E qua per alcuni di voi, siccome qua c'è la coppa, potrebbe esserci un incontro significativo, per altri invece un riavvicinamento. Per altre di voi è ancora una relazione che può entrare in una fase più matura e più concreta, perché questa è la vita in comune, no? Che mi fa pensare a questo. Quindi potrebbero emergere dei discorsi legati alla progettualità, alla costruzione, alla quotidianità condivisa, non necessariamente una convivenza nell'immediato, proprio il desiderio di costruire qualcosa di autentico insieme a qualcuno. Quindi e potresti pensarci su, perché single qua potreste incontrare una persona in contesti molto semplici e naturali, cioè amicizie, 3 di coppe, eventi sociali, attività condivise, oppure degli ambienti dove ti senti a tuo agio, mi dicono le carte. La caratteristica che percepisco è questa, una persona con cui ti senti spontanea, a cui non hai bisogno di interpretare un ruolo. Mi spiego? Luglio però ti invita a fermarti a osservare questi pensieri dell'otto di spade che farai senza identificarli come verità, perché non è il cuore a trattenerti qua, è la mente. Cioè questa lettura non mi parla di un amore che manca, mi parla di tanto amore qua, ma un amore che chiede spazio. Cioè la domanda che ti lascio è questa: sto guardando l'altra persona che ho davanti veramente? O sto ancora guardando le mie vecchie paure, no? 3 di spade, l'uovo, il corvo, la morte. Quindi qua è non rimanere chiusa dentro pensieri che appartengono al passato, cioè non lasciare che una vecchia paura impedisca
a questa gioia nuova di entrare nella tua vita, mi spiego? Cioè, l'amore che arriva a luglio non ti chiede di dimostrare niente, ti chiede di condividere qualcosa. Perché il passaggio che sento è questo: dall'ipercontrollo alla condivisione, dalla difesa alla fiducia, dalla solitudine alla costruzione, no? E questa è un'energia bellissima per te, bellissima. Fai esperienza, come dicono queste carte, no? E adesso mettiamo un solo oracolo dei miei, lui, lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Ti ho detto, è qualcosa di semplice, di naturale, che ha dei presupposti per una vita in comune, progettualità. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Quindi, da quello che vedo in queste carte, tu acquisti grande potere personale e qualche paura mentale può sorgerti proprio perché l'anima tua vuole emergere. E la lettura ti chiede di vivere con spontaneità, con energia erotica, creativa, procreativa, e quindi vedo questo bellissimo trionfo. Sì. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti invito a fare il rituale di 7 giorni per cooperare con le forze che abbiamo visto adesso e quelle che vedrai anche dietro la porta del 2026 di luglio. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!